Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial utilizzerò il Shak Batik con queste bellissime sfumature. È un 100% top acrilico, un gomitolo di questi pesa 100 grammi per 380 metri di lunghezza. Per la lavorazione è consigliato di utilizzare l'uncinetto del 4, io in questo caso lavorerò il mio progetto con l'uncinetto del 5. Prima di iniziare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video tutorial. Detto questo, iniziamo col tutorial. Qui farò un piccolo campione per farvi vedere appunto il motivo, che poi è semplicissimo, si ripetono sempre due righe, quindi ripetiamo sempre due righe, facendo gli aumenti si allarga il nostro poncio. Allora andiamo a fare la fascia del collo, quindi io ho montato 10 catenelle per fare la fascia del collo, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 catenelle. Fatte le 10 catenelle ne facciamo una in più, entriamo nella seconda dall'uncinetto e la lavoriamo a maglia bassa. Quindi ripassiamo tutta la catenella a maglia bassa. Ok, ripassata tutta la catenella a maglia bassa, faccio una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare prendendo solamente la costina retro del punto, quindi questa è tutta la maglia, vado nella costina retro e vado a lavorare una maglia bassa, maglia successiva, costina retro, maglia bassa, successiva, costina retro, maglia bassa, quindi vado a lavorare questo giro e tutti i giri che mi servono a maglia bassa in costa retro. Terminato anche questo giro, quindi andiamo avanti a lavorare le maglie basse in costina retro per la lunghezza che ci serve, quindi creiamo questa fascia per il collo. Io sono andata avanti per 37 centimetri, quindi lavoriamo la fascia e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri della fascia, vi ricordo che nel mio progetto originale la fascia misura 37 centimetri. A questo punto io mi fermo così perché è un piccolo campione. A questo punto andiamo a fare una cucitura, quindi entro nel primo punto qui e vado a portarmi la solina dietro. Ecco, qui entro nella solina e vado a chiudere questa fascia, quindi andiamo a fare una cucitura a maglia bassissima qui. Terminata la cucitura andiamo a girare il nostro lavoro, quindi lo andiamo a girare così. A questo punto andiamo a raccogliere tutte le maglie ed aggiustare un multiplo di 4. Andremo a fare un multiplo di 4 più 3, quindi mi alzo con una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a lavorare una maglia bassa. Vado a raccogliere tutte le maglie e tutta maglia bassa. Allora, ho terminato di raccogliere tutte le maglie, ho messo un segnapunti proprio alla metà del mio lavoro. Vedete, ho diviso le maglie in due e ho messo un marcapunti qua, quindi andremo a fare un aumento da questa parte e un aumento da questa parte. Quindi partiamo subito con la prima punta. Ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Rientriamo di nuovo, andiamo a fare maglia alta,
maglia alta, una catenella e altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 2 catenelle, salto 1, 2, 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare un punto V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Ecco qui, quindi non ci dimentichiamo mai queste 2 catenelle qui, perché qui andremo a fare l'aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare un punto V, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare un altro punto V, 2 catenelle, maglia alta. Quindi proseguiamo fino ad arrivare al segnapunti. Allora, arrivati al segnapunti mi rimangono 3 maglie, vedete, 1, 2 e 3 da saltare, quindi tolgo il segnapunti e vado a fare il mio aumento. Quindi vado a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, entro nella quarta nella maglia marcata dal segnapunti e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte prese nello stesso punto, 1, 2 e 3. Ecco qua. Adesso andiamo a fare l'altra metà, quindi 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare il primo un punto V. Continuiamo fino ad arrivare alla fine e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine mi rimangono 1, 2, 3 maglie da saltare. Vado a fare 2 catenelle, quindi non ci scordiamo mai le 2 catenelle, e poi mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, con delle maglie bassissime ci spostiamo al centro, vedete dove c'è lo spazietto della catenella, maglie bassissime così, e ricominciamo di nuovo a fare le 3 maglie alte, quindi ci alziamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e rientro di nuovo per 1 e 2 volte, poi faccio una catenella e poi vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, non ci scordiamo mai le 2 catenelle, e qui andiamo a fare i punti puff, quindi questo è l'ultimo giro del motivo. Comunque continuiamo, qui c'è il punto V, entro da una parte, esco dall'altra e vado a fare un punto puff con 3 gettati, quindi 1, 2 e 3, chiudo tutto insieme, blocchiamo con una catenella. Al centro del punto V andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, la maglia del punto V, quindi il punto V sarebbe questo, quindi l'ultima maglia del punto V lo lavoriamo e andiamo a fare un puff con 3 gettati, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo tutto insieme, blocchiamo con una catenella. Ecco qua, e questo è il nostro punto V. Prendo il filo sull'uncinetto senza fare catenelle, passiamo nel punto V successivo e ripetiamo tutti, quindi entriamo da una parte, esco dall'altra e la vado a lavorare, vedete, il punto puff con 3 gettati, chiudo e blocco con una catenella. Dentro il punto V andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra, nella maglia sempre del punto V e vado a fare un altro punto puff con 3 gettati, 2,
e 3, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, continuo, quindi punto V successivo, entro da una parte, esco dall'altra, 1, 2 e 3, chiudiamo tutto insieme, blocchiamo con una catenella, 3 maglie alte, qui c'è la maglia del punto V, la andiamo a lavorare con un punto puff con 3 gettati, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo tutto insieme e blocchiamo con una catenella, passiamo nel punto V successivo, quindi entriamo da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare a prendere, vedete la maglia, la esco, la lascio in sospeso, filo sull'uncinetto, rientro, tiro, la lascio in sospeso e siamo a 2, entro, la lascio in sospeso e siamo a 3, chiudiamo e lasciamo 2 asoline sull'uncinetto e poi li chiudiamo tutte e due insieme, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo dentro il punto V e andiamo a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Qui abbiamo la maglia del punto V, andiamo a lavorare un punto puff, 1, 2 e 3, chiudiamo tutto insieme, blocchiamo con una catenella, lavoriamo l'ultimo punto V, vedete, 1, 2, 3, chiudiamo, blocchiamo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e lavoriamo la maglia alta con un punto puff, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo tutto insieme, blocchiamo con una catenella. Ok, abbiamo finito, vedete il primo lato. Adesso c'è qui la punta, quindi non ci dimentichiamo mai le 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare le 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella, sempre nello stesso punto 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ecco qua. Adesso lavoriamo questa metà, l'altra metà, quindi 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare dentro il punto V, quindi 1, 2, 3, chiudiamo tutto insieme, blocchiamo e poi lavoriamo dentro il punto V, lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, punto puff nella maglia del punto V, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo, filo sull'uncinetto, passo nel punto V e ripeto tutto. Quindi andiamo a completare anche questo lato del poncio. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo punto puff, adesso ci chiudiamo qui nella punta, quindi andiamo a fare 2 catenelle e nella terza catenella ci chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto il motivo si conclude qua, quindi il motivo si sviluppa in 2 righe, la riga del punto V e la riga dei punti puff. Adesso facciamo l'inizio del prossimo giro, così vi faccio vedere l'aumento come si fa. Quindi ci spostiamo con delle maglie bassissime, ci spostiamo al centro, qui nello spazietto della catenella, andiamo a fare 3 maglie alte, quindi la prima è sostituita dalle 3 catenelle e poi altre 2, quindi 1 e 2, una catenella e rientro per fare altre 3 maglie alte,
2 e 3. Allora adesso andiamo a fare l'aumento, quindi è la volta dei punti V, dobbiamo andare a fare i punti V, quindi l'aumento si fa quando facciamo i punti V. 2 catenelle, non ci scordiamo mai le 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 catenelle del giro prima, qui in questo spazietto, e qui vado a fare un punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, quindi abbiamo aggiunto un, vedete, questo è l'aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella, nella maglia al centro dei punti puff qui, e vado a fare maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro tra un puff e l'altro qui al centro dove c'è questo buchino qui, e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta presa nello stesso punto. Vedete, io ho fatto, vedete, così ho fatto il punto V. Prendo il filo sull'uncinetto, entro qui al centro, vedete ci sono 3 maglie alte, entro in quella al centro e vado a fare maglia alta. Filo sull'uncinetto tra un puff e l'altro qui al centro, tra un ventaglietto e l'altro vado a fare un punto V. Nella maglia al centro vado a fare una maglia alta, e qui tra un ventaglietto e l'altro al centro qui vado a fare un punto V. Maglia alta sopra il ventaglietto e punto V tra un ventaglietto e l'altro. Maglia alta sopra il punto V e un punto V dove ci sono le 2 catenelle prima di arrivare alla punta, quindi qui nelle 2 catenelle andiamo a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella, catenella e maglia alta, 2 catenelle, quindi non ci dimentichiamo queste 2 catenelle, entro qui al centro nello spazietto della catenella e vado a fare 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso andiamo a fare questo lato, quindi 2 catenelle, entro qui nello spazietto delle 2 catenelle, vado a fare il punto V, quindi maglia alta, catenella, catenella e maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro al centro qui nel ventaglietto, maglia alta, filo sull'uncinetto, entro tra un ventaglietto e l'altro, tra un puff e l'altro, e vado a fare un punto V, 2 catenelle e una maglia alta, qui sul ventaglietto una maglia alta e tra un ventaglietto e l'altro vado a fare un punto V, maglia alta, quindi completiamo tutta la riga. Allora sono arrivata alla fine, prendo il filo sull'uncinetto, qui abbiamo le 2 catenelle, andiamo a fare un punto V, maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, 2 catenelle e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso abbiamo terminato anche questo giro, il giro dei punti V. Adesso facciamo l'inizio dei punti puff e poi continuate da sole perché il lavoro è semplicissimo, quindi dovete andare avanti per la misura che vi serve. Quindi più giri andate a fare, più aumenti andate a fare, più si allarga il poncio. Quindi ci spostiamo con delle maglie bassissime e andiamo a fare le 3 maglie alte,
una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui adesso abbiamo il punto V, quindi 2 catenelle e iniziamo a fare i punti puff. Quindi filo sull'uncinetto, entro nel primo punto V e vado a fare il primo punto puff, quindi filo sull'uncinetto, rientro, lascio in sospeso 2 e 3, poi chiudo, lascio 2 asoline sull'uncinetto e vado a chiudere tutte e due. Dentro il punto V andiamo a fare 3 maglie alte. Qui nella maglia del punto V andiamo a fare un altro punto puff, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo sull'uncinetto, salto la maglia, vedete questa maglia alta, la saltiamo e andiamo nel punto V successivo, quindi dobbiamo saltare la maglia alta, quindi 1, 2, 3, chiudo, dentro il punto V andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, e il punto, la maglia alta andiamo a fare un punto puff, quindi 1, 2 e 3. Quindi saltiamo la maglia alta, andiamo nel punto V successivo e ricominciamo di nuovo a fare il punto puff, quindi 3, 1, 2 e 3, quindi filo 1, 2 e 3, chiudiamo. Ok, a questo punto andate avanti con i giri, io metto da parte il campione e vado a prendere il mio progetto originale, così vi dico anche tutte le misure e andiamo a fare le maniche. Allora, ho preso il mio progetto originale, adesso vi dico anche tutte le misure per quanto riguarda l'altezza, quindi partire dal collo fino alla punta io ho 55 cm. Sono andata avanti facendo 18 volte motivo, ripetendo 18 volte il motivo. Il motivo si sviluppa in 2 righe, quindi la riga di punti V e la riga dei punti puff, quindi l'ho fatto per 18 volte e misura come lunghezza 55 cm a partire appunto dal collo, come larghezza, quindi da questa punta a questa punta io ho 70 cm di larghezza. Mi sono già posizionato i miei segnapunti, vedete qui, per ricavare lo scalfo della manica. Quindi io per le maniche io ho lasciato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventaglietti, quindi vedete tra un ventaglietto e l'altro ho messo il primo segnapunti, tra un ventaglietto e l'altro ho messo il secondo segnapunti. A questo punto andiamo a cominciare le maniche, ad unire diciamo questo poncio a fare la manica. Quindi io prendo il filo e l'uncinetto, io mi sono fermata, vedete, mi sono fermata ai ventaglietti, adesso bisogna fare i punti V, quindi entro qui nel primo segnapunti, partiamo direttamente con un primo punto V, quindi faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle e poi rientro di nuovo e vado a fare, vedete, un punto V, passo nel secondo segnapunti e vado a fare un altro punto V, 1, 2 catenelle, rientro, punto V, quindi abbiamo fatto, vedete, 2 punti V. Qui dove c'è il ventaglietto andiamo a fare maglia alta, qui tra un ventaglietto e l'altro andiamo a fare un punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Qui dove c'è il ventaglietto a maglia alta, tra un ventaglietto e l'altro andiamo a fare un punto V con 2 catenelle. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare.
Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto nell'ultimo ventaglietto, ho fatto la maglia alta, adesso qui abbiamo il punto V. Con una maglia bassissima ci chiudiamo nella terza catenella, quindi 1, 2, nella terza qui ci chiudiamo con una maglia bassissima. Ok, allora adesso qui dobbiamo fare il punto puff, quindi mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e nella maglia appunto sotto, vedete questa proprio sotto, faccio il mio primo punto puff con 3 gettati, 2 e 3, chiudo e faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare le 3 maglie alte dentro il punto V e poi qui nella maglia del punto V vado a fare un punto puff a rilievo, 2 con 3 gettati, 1, 2 e 3, chiudo, passo nel punto V successivo, quindi prendo la prima maglia del punto V e la lavoro a rilievo con un punto puff a rilievo, 2 e 3, chiudo, entro qui nel punto puff, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, la maglia alta del punto V, quindi vado a fare 1, 2 e 3, quindi un punto puff con 3 gettati. Ok, quindi voltiamo, passiamo nel punto V successivo e ripetiamo il nostro punto puff, quindi la prima maglia del punto V la lavoriamo a rilievo con un punto puff, poi dentro il punto V andiamo a fare 3 maglie alte e la maglia del punto V, l'ultima maglia, la seconda maglia, andiamo a fare un punto puff. Ecco qua. Quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultimo punto puff e mi vado a chiudere nel punto puff, vedete, nel primo punto puff con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto, vedete qui, nella maglia alta al centro del ventaglietto e mi alzo con 3 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, entro tra un ventaglietto, un punto puff e l'altro qui al centro e vado a fare un punto V, quindi riparto di nuovo con un nuovo giro, filo sull'uncinetto nella maglia al centro delle 3 con una maglia alta e poi passo tra un punto puff e l'altro e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia alta al centro e poi il punto V tra un punto puff e l'altro. Ecco qua, quindi proseguiamo per i giri naturalmente che ci servono, per i giri della manica che ci servono. Io adesso vado avanti con i giri, allungo la mia manica e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, completate le 2 maniche, vedete le 2 maniche, adesso vi dico i giri, i motivi che ho fatto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 motivi. Quindi vi ricordo che il motivo si sviluppa in 2 righe, la riga dei punti V e la riga dei punti puff. Ok, quindi 16 volte ho ripetuto il motivo per quanto riguarda la manica e ho lasciato da una parte 10, arrivata dalla punta alla manica ho lasciato 10, per la manica ho preso 8 motivi e 10 dall'altra parte. Per quanto riguarda il consumo di filato di 4 gomitoli è rimasto solamente questo pochino, quindi 4 gomitoli, va bene, quindi saranno un 50 grammi di filato. Il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.